Non so da dove iniziare. Gran premio di casa per noi italiani, e se i risultati in pista sono stati chiarissimi con Marquez che ha fatto bottino pieno, ci sono un po' di cose interessanti da vedere e le guardiamo con il post MotoGP. Quest'anno non sono andato al Mugello e mi è dispiaciuto, ma il lavoro da fare per preparare tutto fra video, materiali eccetera eccetera è tanto. Infatti giovedì partirò per Hockenheim e sarà la prima volta che torno in una pista dove ho corso l'IDM e vediamo con l'APX quanto migliorerò. Io la mia previsione già l'ho fatta, spero di poterla realizzare, ma come diceva un grande dello sport, don't say cat if you don't have in the sack. Il Gran Premio del Mugello è una festa incredibile, colline piene di gente a tifare i loro idoli che sulle moto più veloci del mondo si sfidano a suon di sorpassi e duelli. Sì, questo è quello che sembra, quello che è in parte, ma c'è anche un lato triste della cosa, ovvero i tristi e imbarazzanti fischi a Marquez, che poi se fosse un altro farebbe lo stesso, che gli spagnoli fischino, che gli italiani fischino, che i giapponesi fischino e qualsiasi nazionalità sia il fischiato, questo non cambia, è solo una cosa molto triste. Ho letto e visto di tutto, i canarini, i rossi, i gialli, ma l'oratorio, il biscotto, Valentino e quindi quello, quell'altro, Agostini, miei tempi, mio cugino. Raga, basta. Questi cristiani sono i piloti più veloci del mondo. Rischiano la vita, guidano gioielli che costano milioni di euro e hanno una pressione addosso folle di risultato. Devi fare bene perché il pubblico, la TV, i media, gli sponsor, la tua credibilità, il futuro, il mercato, e se hai un minimo di amore per lo sport non puoi fischiare. Ovvio, tutti, e sottolineo tutti, abbiamo delle preferenze, è normale, e le nostre preferenze derivano dal nostro percorso, le nostre esperienze, il posto dove viviamo, ma è necessario rispettare tutti, e quello che è successo al Mugello per me è una cosa tristissima e mi spiace che Tardozzi si sia fatto prendere anche la mano, perché quella mossa è abbastanza opinabile e, come direbbe qualcuno, oddio avvocato. Comunque, chiudiamo sto capitolo osceno, facciamo finta che non sia successo nulla e torniamo al GP del Mugello, che quest'anno si è svolto una settimana dopo al solito primo weekend di giugno, proprio all'inizio dell'estate. E a proposito di estate, se state pensando di rifarvi l'officina a casa o se avete un'attività, Elevate ha un'offerta a tempo sulla loro linea veloce, che è quella che uso io in officina. L'offerta riguarda un banco da lavoro di 2,40 m con il piano in legno, 2 moduli fissi, una cassettiera, un armadietto, e l'altro è una cassettiera ma estraibile, quindi con 2 piccioni, una fava, perché avete il materiale da tenere a casa e anche una cassettiera da portare in giro. Grande vantaggio di Elevate è il piano da 65 cm di profondità e attenzione, anche i cassetti e la cassettiera, quindi i moduli, sono lunghi quanto la profondità del banco. Se non ve ne intendete di misure, ragazzi, io per la prima volta in vita mia non so con che cosa riempire quei cassetti, da quanto spazio c'è. Oltre a questo, la struttura è autoportante, quindi non c'è bisogno di forare, tenerla al muro o altre soluzioni difficilmente reversibili. In descrizione trovate il link all'offerta. Attenzione, perché è a tempo, e se con l'estate un po' di ferie avete un po' di tempo libero, avete voglia di rifarvi l'officina o rinnovare il vostro spazio di lavoro, questo è il momento giusto. Tornando al Mugello, abbiamo già fatto tante gare, ma ancora non siamo a metà campionato, perché il Mugello è la 9ª gara e le gare sono 22. Il giro di boa sarà proprio al Sachsenring, quindi fra 2 gran premi, perché il prossimo è Assen e al Sachsenring potrebbe tornare Martin. Quindi sembrava una tragedia, salta tutto l'anno, alla fine ha saltato mezza stagione, nel caso rientrasse ovviamente, e vedremo poi come andrà a finire la telenovela Aprilia Martin e che cosa decideranno di fare. A proposito di Aprilia, parliamo del loro andamento nel weekend. Dopo i test di Aragon, con Marco hanno cercato delle soluzioni per migliorare quell'area riguardante il time attack o l'utilizzo comunque delle gomme soft. Qualcosa hanno detto di aver trovato e in effetti meglio del solito Bez si è qualificato 10º, ma la cosa di Aprilia che mi ha sorpreso più di tutte è la prestazione di Raúl Fernández questo weekend, che è andato fortissimo, 8º nella sprint e 7º nella gara lunga. Non lo abbiamo mai visto così competitivo, segno che qualcosa sta imparando, sta crescendo, ma che anche il pacchetto Aprilia sta progredendo. E a proposito di progressione nello sviluppo della moto, che poi si parla sempre di sviluppo della moto, ma facciamo chiarezza, non è che ogni giorno c'è sempre qualcosa di nuovo da provare sulla moto. Spesso i team devono lavorare
più che nel provare parti nuove, che in Aprilia quel compito è affidato a Savadori, provare e cercare soluzioni diverse di setup per far funzionare al meglio la moto. A proposito di questo, un grande svantaggio che Aprilia ha è proprio il fatto che ha pochi piloti sui quali contare. Cosa voglio dire? Sava prova i materiali nuovi, Fernandez, togliendo il Mugello, non è mai stato eccessivamente competitivo, Ogura è stato un buon riferimento ma si è infortunato e comunque questo weekend ha fatto un garone per la condizione fisica che aveva. Chi ne paga le conseguenze? Bezzecchi, perché ovviamente nell'andamento del weekend, quando una casa ha a disposizione 6 moto, e facciamo l'esempio di Ducati, fra le quali sono tutte competitive con dei top rider sopra, la sera quando fanno le riunioni e si siedono e hanno 6 diverse possibilità, stili di guida, modi di interpretare le curve da analizzare, estrapolare i dati e cercare le soluzioni migliori, allora sì che si va molto più forte nell'andamento del weekend. In Aprilia già le moto sono 4, Martin infortunato, Ogura è appena tornato da un infortunio, Fernandez fino ad oggi è stato poco competitivo, avete già capito la situazione. Togliendo queste difficoltà, comunque Bezza ha fatto 2 belle gare, è in ottima forma e sta guidando a mio avviso da paura, ma c'è da dire che quando fa caldo con l'Aprilia fanno più fatica. Infatti nell'analisi del weekend di Bezzecchi è stato in testa diversi turni, FP1 venerdì mattina, warm up domenica mattina, tutte in condizioni con non più di 28 gradi nell'aria e relativo asfalto. Il pomeriggio, quando la pista si scalda, soprattutto nella distanza di gara, hanno fatto più fatica e tra l'altro sì, ha chiuso top 5, ma sono sicuro che se non fosse successo quello di cui parliamo fra poco, non avrebbe fatto la top 5. Incidente Morbidelli-Viñales. Assurdo. Espargarò avrà anche il dente avvelenato, ci ha anche scherzato sopra con un tweet dicendo che è la innumerevole volta che Morbidelli ha questo tipo di comportamenti sconclusionati e pericolosi, però in effetti succede un po' troppo spesso che ci sia di mezzo lui. E in qualifica sei a spasso e non ti sei accorto, qui abbiamo sottovalutato il sorpasso, sembrano proprio degli errori di completa deconcentrazione, perché non possiamo dire che Morbidelli non sappia guidare la moto, è un pilota che va fortissimo, però ogni tanto ha questi atteggiamenti che sono inspiegabili, come è inspiegabile la decisione della direzione gara di dargli un long lap penalty, perché secondo me è troppo poco. Butti per terra un pilota in un punto molto veloce, distruggendo moto, gara, risultato e rischiando anche che si faccia male un long lap, che tra l'altro ne ha dovuti anche fare 2 perché il primo l'ha anche sbagliato, cioè proprio boh, vabbè. E a proposito di Viñales, ragazzi, che KTM, che performance, che prestazione. Io sono convinto che se in gara, è vero che con i 6 e con i ma non si fa niente, ma se fosse rimasto in piedi sul podio al posto di Giannantonio avremmo visto una KTM. Rimanendo in casa KTM, sia Pedro Acosta che Binder hanno fatto molta più fatica rispetto al loro compagno di casa e Bastianini. Vi ricordate la gara dell'anno scorso, no? Se siete stati attenti, poi nel Gran Premio del Mugello, nella zona alta della classifica, è mancata una moto che ultimamente si è fatta vedere e non poco, ovvero la Yamaha e nello specifico Fabio Quartararo. Fra il discorso del Mugello con questo lungo rettilineo unito al discorso delle difficoltà con Yamaha che hanno in termini di grip, questo weekend hanno fatto una fatica, ma Quartararo è stato veramente un eroe. In qualifica è caduto a una velocità incredibile a causa della chiusura di sterzo alla frenata della Borgo San Lorenzo ed era anche parecchio dritto, quindi caduta dall'alto. Gli è uscita la spalla, è tornato al box, gli hanno preparato un'altra moto, è tornato immediatamente a fare il suo tempo, davvero un gladiatore nel vero senso della parola. Peccato perché alla fine, nonostante gli sforzi, non è riuscito a fare più di 10° nella sprint e poi nella gara lunga della domenica è crollato fino alla 14ª posizione, ma penso anche a causa del dolore alla spalla. Ora, veniamo al duello, quello vero da titani, quello che è valso il prezzo del biglietto del weekend del Mugello, il duello fra Pecco e Marc. Prima che venissimo qui al Mugello c'è stato questo preambolo per il quale Marquez aveva vinto poco, questa era l'arena di Pecco e infatti ha vinto negli ultimi 3 anni, dal 2022, ma visto lo stato di forma in cui Marc è in questo momento mi sembrava difficile che non vincesse qui, ma sicuramente è stato il primo vero Gran Premio, e dico vero perché non condizionato da pioggia, temporali, cose matte, nel quale suo fratello Alex e Pecco gli sono stati molto ma molto vicini. Se Marquez facesse 20°, io sono sicuro che sarebbe uno di quei piloti che comunque dà spettacolo lo stesso, perché quello che ha fatto nella partenza della sprint è veramente una cosa incredibile. Ha avuto un problema, anzi o meglio ha fatto casino nell'inserire il launch control. Quando si è acceso il semaforo per partire ha aperto il gas, ha visto che non era inserito, con la frizione tirata ha staccato la mano
mano destra per incrociarla e andare a inserirlo, perché, come ha detto lui, in quella frazione di secondo ha ragionato sul fatto che se vado così senza launch ma parto giusto, arrivo in fondo che non ho la velocità degli altri, quindi è meglio perdere qualcosina, 2 o 3 decimi per attivare il launch, ma partire anche in ritardo, ma arrivare in fondo con la velocità corretta, e gli è riuscita una manovra da paura. Poi vabbè, ha preso il comando e ha fatto il Marquez del 2025. Vittoria, secondo suo fratello Alex e terzo Pecco. Ovviamente, visto l'andamento solito del fatto che Pecco soffre nella sprint e la grande rimonta di Viñales, ci si aspettava, o quantomeno io, una domenica da paura, e così è stato, perché quei duelli a inizio gara sono stati qualcosa di bellissimo da vedere, ma andiamo ad analizzare con precisione che cosa è successo. Partenza incredibile di tutti, Marquez questa volta non ha sbagliato niente, San Donato ha appaiati Pecco dietro e lo infila nell'ingresso della Luco. Quando lo ha passato ho detto: ok, questa è l'unica arma che ha, rompergli il ritmo e cercare di stare davanti. In realtà poi si è trasformata in una vera e propria guerra, perché nessuno voleva stare dietro a solo riscaldare le gomme, ed è partito questo duello incredibile nel quale si sono anche toccati 2 volte. Sono stati anche richiamati in direzione gara tutti e due al termine della gara, ma credo che tutto quello che abbiamo visto faccia parte della categoria contatti di gara e del filtro di ricerca agonismo a livello estremo. Bellissimo il duello, e come al primo sorpasso ho pensato che fosse l'unica carta che Pecco avesse per cercare di contrastare Marc, allo stesso tempo dopo 2 o 3 giri di lotta pensavo che fosse chiaro a tutti il fatto che le gomme di Pecco non sarebbero finite bene, e infatti poi ha dovuto mollare e gamberare talmente tanto che Digi è arrivato, lo ha passato con un sorpasso esagerato senza timore riverenziale nello scambio della Casanova Savelli, prendendosi il terzo posto del podio. Bagnaia non a podio nel Gran Premio del Mugello sui social è stata vista come una tragedia. È sport e qualcun altro è andato più forte, è la crudeltà dell'agonismo. Oggi vinci, sei un eroe, domani non vinci, è finita lì. Comunque, per curiosità, sono andato a controllare le gare degli anni passati. Purtroppo la mera performance non è confrontabile, in quanto le 2 gare, quindi 2025 contro 2024, si sono disputate con ben 10 gradi di differenza nell'aria e 11 di asfalto. In più nel 2025, quindi quest'anno, è stato molto più caldo rispetto all'anno scorso, quindi sono andati più piano rispetto al 2024. Infatti Pecco ha vinto la gara l'anno scorso in 40 minuti e 51 secondi, mentre Marquez quest'anno ha vinto in 41 minuti e 9 secondi. Ben 18 secondi di differenza, non è poco. Ma come vi ho spiegato, la condizione è difficilmente confrontabile perché è molto diversa, ma la cosa che si capisce bene è che rispetto all'anno scorso il livello generale, quantomeno al Mugello, in verità è una tendenza anche di quest'anno, ma si è alzato parecchio. Nel 2024 a 16 secondi di distacco avevamo 10 piloti, quest'anno ce ne sono 6. Questo cosa vuol dire? Che il livello assoluto, quantomeno dei primi 5, è folle. Questa cosa crea un distacco grande rispetto agli altri. Alla fine Alex Marquez ce lo aveva già detto come sarebbe andata, ovvero che suo fratello Marc nel taschino aveva 1 o 2 decimi che, messi insieme per tutti i giri di gara, considerando anche il duello con Pecco, fanno i 2 secondi che Alex e Fabio hanno preso all'arrivo da Marc. Pecco di secondi ne ha presi 5 ed era in evidente difficoltà, soprattutto a fine gara, e i commenti sono sempre quelli: quando cala il grip non ho sostegno dal davanti, non ho feeling, sono in difficoltà, se freno di traverso non mi fermo, se freno con le ruote allineate mi si chiude il davanti. Sempre Alex ci aveva detto che lui ha un punto forte, Pecco ha un altro punto forte, Marc ce li ha tutti e 2 insieme, e soprattutto sa cambiarli quando è il momento, sa utilizzarli in situazioni diverse, sintomo che questo ragazzo, palmarès a parte perché parla da solo, quantomeno in questo momento è superiore. A proposito di Marquez, c'è un ragazzino che ha vinto la gara della Moto 3 che va veramente forte e che si allena con i fratelli Marquez, che è Massimo Chiles, e secondo me, se saremo qui a fare post MotoGP fra 4-5 anni, parleremo di lui. E sempre in Moto 3, oltre al podio di Foggia, garissima dell'idolo di casa Guido Pini, che poi è caduto rischiando di essere investito, ma ha fatto una gara da vera rockstar. Mentre per quanto riguarda la Moto 2, chi probabilmente, galvanizzato dai test della MotoGP, ha vinto con grande superiorità è proprio Manu Gonzalez, che anche lui ha un bel futuro in MotoGP che comincia a delinearsi. Finito il Mugello, settimana prossima, o meglio questa, siamo già ad Assen, pista completamente diversa dal Mugello perché ha uno sviluppo praticamente piatto, un layout completamente diverso. Anche se siamo a giugno, le temperature non dovrebbero essere quelle del Mugello, infatti sono curioso di vedere come cambieranno i valori in campo. Io spero che
il video vi sia piaciuto. Se sì, fatemelo sapere con un commento, con un like, e noi ci vediamo sempre questa settimana, che mentre starò andando a Hockenheim giovedì esce un nuovo video sul canale, e con Post MotoGP ci vediamo lunedì dopo Assen. Ciao!